cioè l'ubriacatura viene considerata una fase normalissima, arrivare a casa che non ci si ricorda assolutamente più cosa si è fatto durante la serata, coi genitori che ti dicono discolo va a dormire, è morta lì. 널 품에 안은 채로 눈을 뜨게 해줘 전부 너라면 yes I do 그 얘기든 난 적당히 맘을 주는 게 그 얘기든 난 적당히 빠져있는 게 내가 그려둔 빅 picture 그 속에 난 갇혀 그칠할 수 없는 나의 drama. Ben ritrovati, io sono Silvia e questo è Drama Compass, il programma di cui non sapevate di avere bisogno. Per questa puntata torniamo ancora una volta in Corea e ci andiamo a vedere Business Proposal, o in lingua originale Sanematson. Un drama che si può vedere comodamente su Netflix sottotitolato in italiano, del 2022, una sola stagione, 12 episodi da circa un'ora l'uno, quindi un po' più corta perché gli episodi durano più o meno come sempre, ma invece di essere il classico 16 è un po' più contratta, sono solamente 12. Un dramma che all'uscita era andato piuttosto bene, quindi cerchiamo un po' di parlarne insieme perché era girato parecchio, era anche stato abbastanza alto nelle visioni su Netflix, magari vi è capitato sotto mano, quindi se ne può parlare. Ora si tratta di una commedia romantica basic, proprio standard, normale, quanto di più scontato all'interno del proprio genere si possa avere. La storia si basa sulla nostra protagonista Shinari, che aiuta la sua migliore amica, la quale è costretta dalla famiglia ad andare a una serie di appuntamenti a buio perché non si sta casando. Shinari si finge la sua amica per scaricare questi appuntamenti al buio a cui l'amica è costretta. Credo abbiate già capito tutto. Comunque va a un appuntamento al buio per scaricare il piscuano di turno che, ahimè, si rivela essere il suo capo. Non il suo capo diretto del suo ufficio, ma il grande capo di tutta quanta la sua azienda. Ora, abbiamo già individuato come andrà a finire. Abbiamo già individuato il famoso personaggio col trucco dei soldi infiniti, questo capo d'azienda. Abbiamo già individuato praticamente tutte le dinamiche e non avremo particolari scossoni da questo. Ma ci sono diverse cose da dire lo stesso. Alcune positive, altre un po' meno positive. Parto dalle cose positive. Questo dramma secondo me ha un bellissimo ritmo. Ha una cadenza che ci sta, chiaramente avete capito che è una commedia che si basa molto sull'equivoco, sullo scambio di persona, sulla copertura di bugie, però non le rende inutilmente lunghe, inutilmente stucchevoli. Non aspettatevi i ritmi all'americana dove in puntata 1 si dice una bugia e tutta la stagione ruoterà intorno a quella bugia e non ci sarà nient'altro. Siamo in un dramma asiatico e i drammi asiatici hanno un altro ritmo, le cose si risolvono e se ne creano e si aprono nuovi scenari, quindi il ritmo al solito, che secondo me è uno dei punti di forza, uno dei motivi per cui guardare drammi asiatici, il ritmo è fantastico. Così come hanno trovato un bellissimo escamotage di parlare di se stessi perché i nostri personaggi, soprattutto i personaggi secondari, seguono in TV un dramma che assomiglia moltissimo alla vicenda che si sta svolgendo e questa cosa del metadrama è riuscita benissimo, quindi questo 1000 punti. Ci sono delle cose che però secondo me non hanno tanto funzionato. Uno, forse uno dei nei più grossi di tutta questa ambaradan, è il fatto che questa serie assomiglia terribilmente a What's Wrong with Secretary Kim, di cui abbiamo già parlato, c'è la recensione, potete andarvela a riprendere, è precedente a questo dramma e veramente, soprattutto le prime puntate, puzza tanto di già visto, in particolare il protagonista maschile, Kang Tae-moo.
Non sto parlando dell'attore, della recitazione. L'attore, niente da dire. Sto parlando proprio del personaggio, di come è stato scritto, quindi a livello di sceneggiatura, come hanno deciso di impostarlo, di caratterizzarlo. Sembra veramente di rivedere lo stesso personaggio, anche proprio nella sua complessità che si viene a svelare pian piano, cioè è un po' copia e incollato da What's Wrong with Secretary Kim. Se aggiungiamo poi che là era interpretato da Park Seo-joon, capite che è tutto faticoso da questo punto di vista. Quindi, inoltre, ho una piccola lista. Inoltre, io capisco che è una commedia romantica, ma porca miseria, si innamorano veramente ancora come nella Disney. Lui è bello, lei è bella, si guardano negli occhi. Boh, amore eterno, e piuttosto rinunciano all'eredità di famiglia, disconoscono le ultime 18 generazioni e si buttano dalla rupe tarpea, ma staranno insieme forever. Ok, boh, tutto qua, cioè viene un po'... Non so se vi ricordate che altro c'è, ecco, mi ha ricordato un po' quella roba lì. Basta veramente guardarsi in faccia e essere belli, possibilmente anche ricchi, e finisce tutto qui? Un po' poco forse. È abbastanza tipico della commedia romantica coreana guardarsi e essere perdutamente innamorati, veramente a livello principessa delle fiabe. È una cosa che io trovo sempre un po' faticosa da accettare, però devo piegarmi al genere. Questo secondo me in realtà apre alle due grandi critiche che voglio fare, che non sono critiche a questo dramma, ma secondo me sono potenziali problemi della società coreana che un po' intravediamo, sempre senza voler salire in cattedra da esperta di società asiatiche piuttosto che, ma io quello che vedo e quello che mi viene proposto dai prodotti che loro finanziano e commercializzano, quindi in un certo senso c'è qualcosa che può essere del vero o che può essere la visione che hanno di sé o che vogliono dare di sé. C'è qualcosa che spinge i drama asiatici, i drama coreani soprattutto, in due direzioni che mi lasciano sempre molto perplessa. Uno è come loro vivono i rapporti di coppia. Sembra veramente che se tu puoi flexare il tuo partner, allora è la persona giusta per la tua vita. Se è bello, se offre da bere alle tue amiche, se ti porta a fare shopping e davanti a tutti dimostra di essere una persona che per te spende, spande e ti dà attenzioni, è quello giusto. Idem a viceversa, cioè io adesso parlo dal punto di vista femminile, ma anche per lui, se lei è bella e di buone maniere e fa divertire il nonno, è quella giusta. Cioè c'è un pochino, io ho visto un po' dentro questo dramma, magari ho visto male io, però ho visto un po' che sembra che un po' le relazioni siano fin dove posso esporre il mio partner come un trofeo, allora sta andando tutto bene. Se veniamo bene in foto assieme, allora sta andando tutto bene. È ovvio che però questa è anche la visione distorta della commedia romantica. Se io penso alle nostre commedie romantiche occidentali, non vanno molto meglio le dinamiche di coppia, Quindi voglio prenderla un po' con le pinze questa parte. Un po' come voglio prenderla un po' con le pinze, ma un altro aspetto che a me ha dato da pensare, e quindi ve li butto qua tutti come spunti di riflessione, non sono né giudizi né analisi sociologiche, sono solo spunti di riflessione. L'altro tema che un po' mi ha perplesso è quello dell'alcol. Ora, se io penso al modo che abbiamo noi di presentare l'alcol, è quasi sempre una cosa che succede forse una volta, quella di ubriacarsi, una volta nella stagione. Se vediamo un personaggio che si ubriaca più e più volte all'interno di un telefilm, di solito perché è sulla via della perdizione.
Qua ogni 2 puntate c'era qualcuno sbronzo, e dico 2 puntate per stare di manica larga. Cioè, l'ubriacatura viene considerata una fase normalissima, arrivare a casa che non ci si ricorda assolutamente più cosa si è fatto durante la serata, con i genitori che ti dicono discolo, va a dormire, è morta lì. Che di nuovo non sto andando a prendere dei dati delle statistiche sul consumo di alcol in Oriente, in Occidente, a nord, a sud, a destra, a sinistra. Sto dicendo che all'interno di una commedia romantica trovano un escamotage molto divertente, quello di far bere tanto i loro personaggi, che è un tipo di visione dell'alcol che per esempio qua si cerca di non far passare. È un po' come la storia che avevamo fatto durante la recensione di The Victim's Game con il fumo e la sigaretta. È sempre interessante vedere l'immagine che si vuole dare di qualcosa, che non vuole essere per forza una rappresentazione della realtà delle cose, ma il fatto che i nostri protagonisti qui sbevazzino molto volentieri fra amici, fra colleghi, ogni occasione è buona per tirare sul gomito, secondo me dice qualcosa. E li ho trovati interessanti spunti di riflessione, soprattutto per chi ama tanto l'Asia, ma non vuole rischiare di cadere nell'errore di mitizzarla, come se lì andasse sempre tutto bene e qua andasse sempre tutto male. Secondo me questi sono dei segnali di temi che andrebbero un po' affrontati e approfonditi, perché qualcosa da spettatore occidentale mi salta all'occhio. Quindi, sto dicendo che il bilancio è negativo per questo dramma? No, ci tengo a precisarlo, perché questo dramma è come le canzoni, i tormentoni estivi. Si somigliano tutti? Sì. Sono artisticamente di una caratura? No, sono di solito canzonette più che spensierate che suonano per anni sempre uguali. Ha senso che ne vengano buttate fuori di nuove tutte le estati? Certo, è così che funzionano. Quindi il fatto che questo dramma sia scontato, ripetitivo, che sappia un po' di già visto in altre commedie romantiche, non è una critica madornale per il quale secondo me va cassato. Se piace questo genere o se si ha voglia di questo genere, questo dramma ci sta tantissimo, perché è ben fatto, è ben recitato, i protagonisti mi sono piaciuti molti, abbiamo Kim Se-jeon a fare Shinari e Han Hyo-sop a fare Kang Tae-moo, e abbiamo tanti altri attori di contorno, alcuni anche molto importanti, alcuni già visti in altre recensioni qua, fra l'altro qualcuno non da molto, vediamo se la riconoscete. Bel cast che se l'è cavata più che egregiamente, a me è piaciuto, è un dramma senza pretese, è un bellissimo giro di giostra e ci sta tutto, perché ci sta l'intrattenimento ben fatto. Certo, non aspettatevi il colpo di scena fatale, totale, che dite oh mio Dio, non me lo sarei no. Però ci sta anche quello, cioè l'intrattenimento, lo dico sempre, ha una dignità, è un microcosmo tutto suo, e questo da quel punto di vista ottimo. Consiglio musicale, allora al solito io ne approfitto un po' per lanciare delle idee. Per quanto riguarda questo dramma non sono andata a prendere il main team che si sente un sacco, perché tanto se vi piace lo noterete da soli e ve lo andrete a pescare da soli. Sono andata a prendere You Are Mine, che è una canzone cantata dai Victon. Ora, non so se li conoscete, i Victon sono un gruppo K-pop molto bravo, molto interessante, molto da andare a rivedere, e uno di loro fra l'altro è nel cast di questo dramma, quindi mi è piaciuto particolarmente tirarli fuori perché hanno dato tanto a questo dramma, e al solito quando vi do questi consigli io mi auguro poi anche sempre che magari almeno in qualcuno di coloro che ascolta la canzone si apra la curiosità verso tutta la discografia e tutto il mondo, tutto il genere. E quindi ora ci ascoltiamo i Victor. Iscriviti, attiva la campanella, lascia un like, un commento, seguici su Instagram e su TikTok. Ricordati inoltre che siamo su Radio Enjoy dentro il programma Otaku Party.
Paradise.